Mentre aspettavo il visto per il primo paese dove inizierà la mia avventura alla ricerca di nuove opportunità internazionali, mi trovavo in ufficio da Yaki e c'è arrivata un'offerta da Malta. Quindi, perché non fare il tampone, prendere un treno per Bologna e un aereo all'ultimo per scoprire le opportunità e la vita a Malta? Partiti! Quella la compriamo io e Ricky. A Malta ad accoglierci c'era Luca Di Scacciati che ci ospiterà con la sua azienda Investire.biz. Benvenuti in Africa! No, ma è l'accoglienza qui? Andiamo direttamente nel deserto? Ma guarda cosa c'è qua dentro! Questo è il vero lusso, 25 anni, pagata 250 euro. Tanti auguri! Vai, vai! Bella? Bisogna tirare un po' l'aria. Vai, vai, capitano! Allora, qui si tiene alla sinistra, ragazzi. Ti vedo molto con la sinistra. Andando verso Slima ho iniziato subito a togliermi le prime curiosità su Malta. Ma qui c'è tanto sommerso, nel senso che devi parlare con le persone qua, altrimenti sei fuori dal mondo. Assolutamente, sì. Diciamo che c'è ancora molto il rapporto personale qui. Non c'è clicco e compro tutto. No, arriva poca roba di Amazon, non c'è l'Ikea, mancano tutte quelle dinamiche che oramai, non so, in Italia da noi sono assodate, che facilitano tantissimo la vita, ma che da un lato poi peggiorano magari i rapporti interpersonali. Quindi se sei introverso non è il tuo posto. Diciamo che è più facile se sei un tipo espansivo. Ci sono zone più belle, zone più brutte, però diciamo che a livello proprio di edificazione è un caos totale qua. Cioè è il posto in Europa con più cemento in assoluto. Cioè è pesante, si sente proprio la pesantezza. È molto caotica, tra l'altro, capito? Non è come a Dubai che è tutto studiato per avere degli scorci belli. Qua buttano giù case vecchie, tirano su quelle nuove, non si capisce un cazzo. Non ti dico che ognuno fa quello che vuole, ma siamo lì. La Valletta, e noi dove siamo diretti? Noi siamo diretti a Tashbish, che è dove abbiamo noi l'ufficio. Tashbish. Ma è qui lingua principale? Arabo. Vabbè, si parla inglese ovviamente, ma il maltese è un mix tra italiano, arabo, francese, un mix incredibile. Oh, qui i tombini non sono a livello come in Svizzera. No, decisamente. Tombini a livello. Collegati. Sì, è tutto un grandissimo equilibrio. Ogni volta che un tombino in Svizzera viene livellato si fa una buca a Malta. Questa è l'ambasciata italiana, questa qui, esatto, e noi siamo proprio qua. Bella. Questo qua sulla sinistra è il nostro ufficio. Una volta arrivati, nell'attesa di un'altra ciurma di amici che si sarebbe unita a noi, abbiamo fatto una breve visita agli uffici di Luca e abbiamo iniziato a capire quanto costa Malta con il pranzo. Hummus, pita, beyond, tutto e Buon bibite. appetito. Buon appetito. 32,50. E poi successivamente, dopo esserci ricongiunti, Luca ci ha accolti nel suo appartamento a Amsida, un 110 metri quadrati preso in piena pandemia a 210.000 euro. Da quel che ho capito, ottimo affare per gli standard dell'isola. È tipo Parigi più o meno. Sì, tipo Parigi. Corsettina prima di cena. Vai Yaki, ultima salita prima della spiaggia. Dai che andiamo col tuffo. E dopo la corsa dovevamo obbligatoriamente andare a vedere la capitale dell'isola. E al tramonto si entra tra le mura della Valletta, capitale di Malta. Palazzo del governo fatto da Renzo Piano. Ragazzi, la Valletta veramente bellissima città. E tra l'altro nemmeno lo spritz e la pizza erano male. Allenamento, doccetta e ora si va in ufficio. Camminare così verso l'ufficio penso che sia impagabile. Alla fine il secondo giorno l'ho passato quasi completamente a lavorare. Siamo usciti e sono a 5 minuti dal lavoro, qua davanti. Un po' di sole, tiri sul morale e poi la sera Luca si trasforma in guida turistica. Ripeta. Siamo alla Medina, città del silenzio, prima capitale di Malta. Che sta entrando Città murata. Chiaramente. Entrati qui dobbiamo stare zitti. No, non credo che riuscirò a farti stare zitto, Zanelli. Grazie.
diretto dell'ufficio. Vieni che ti faccio vedere tutto quanto. Casa Roma comunque. Nome dello stabile, della casa. Prima di proseguire con il video, ringrazio infinitamente Luca. Questa esperienza non sarebbe stata possibile senza i ragazzi di Investire.biz. E per chi fosse interessato al trading online, vi suggerisco di andare a vedere tutta la rubrica di trading che abbiamo creato in collaborazione. È gratuita e la trovate anche qui sotto in descrizione. Benvenuto Ricky. Grazie mille. Accomodati. Vabbè, qui c'è la reception, una sala riunioni con il Bello. televisore. Poi se mi segui ti faccio vedere che c'è tutta la parte di Investire.biz, e questa siamo noi con tutti gli ospiti. Di qua, altro ufficio, qui è la parte appunto del broker hub. ALB è il broker con cui collaborano e come vedrete hanno gli uffici condivisi. Con Iana. Di qua scalinata. Bellissima questa. Esatto. Qui c'è l'ufficio del CEO che però essendo oggi venerdì Non disturbiamo. è già andato. Qui ci sono i dealer che si occupano di far passare tutti gli ordini del broker, guardano i flussi e chiaramente si occupano anche di gestire il rischio. Qui c'è anche l'ufficio diciamo dell'apertura conti, tutta la parte Sì, non amministrativa. disturbiamoli più del E qui c'è dovuto. una stanzetta dove giriamo qualche video quando serve. Postazione. Esatto. Molto bello. Non so quanti anni abbia, ma prima era la sede di un'ambasciata. Ah, ok. Quindi è comunque una casa un po' storica. E Diciamo. quanto costa, secondo te? L'immobile? L'immobile e anche l'affitto? All'affitto, guarda, costa circa 10.000 euro al mese. Questo immobile qua costerà, secondo me, qui in questa zona un 3 milioni. Sono di spazio calpestabile un 600 metri quadrati. Adesso ti porto da Riccardo così guardate assieme un po' i mercati. Ti Vengo lascio? a disturbarla nuovamente. Eccoci qua. Come siamo messi? Allora, Finalmente in questi giorni ho avuto l'opportunità di conoscere Riccardo Zago, trader professionista per Investire.biz. Con lui avevamo già girato un video insieme, ora però vediamo la sua giornata a Malta. Questa mattina per esempio sono andato a operare sugli indici europei, in particolare in questo grafico vediamo il DAX, a partire proprio dalle ore 9, quindi quando arrivo in ufficio inizio a studiare il grafico in questione perché chiaramente aumenta la volatilità, entrano i volumi professionali. Quindi non ha neanche senso guardare i grafici prima delle 9 molto spesso. Sull'indice tedesco DAX io preferisco operare dalle ore 9 in poi, lasciando un po' di spazio i primi 10-15 minuti all'altissima volatilità che va a crearsi. Idem il Forex o... Sul Forex la situazione è un po' diversa, certo c'è un aumento di volatilità anche in concomitanza con l'apertura dei mercati europei americani, però c'è molta più liquidità sul mercato valutario, quindi sono due cose un po' differenti. Poi hai qualche orario specifico, cioè dalle 9 ti metti a guardare il grafico e dopodiché stacchi o siamo sempre qui davanti ai grafici? Alle 9, come hai detto tu, iniziamo a studiare i grafici, nel momento in cui poi entra un'operazione, entra un trade, bisogna chiaramente stargli dietro e per insomma qualche ora stiamo lì a studiare il grafico, come per esempio quest'oggi sul DAX che possiamo vedere qui. Dopo l'alta volatilità iniziale abbiamo seguito quello che era il trend di fondo, che era quindi il trend rialzista, però fino a una certa ora, dalle 9 più o meno 9 e mezza fino a mezzogiorno, ritorno qui intorno alle 2 per gestire anche le posizioni che ho già aperto in portafoglio. E un esempio di quest'oggi, l'operazione che ho fatto su euro-dollaro qualche giorno fa. Questo venerdì è un po' meno volatile degli altri, ho la possibilità in questo caso per esempio quindi di azzerare il rischio su questa operazione spostando semplicemente lo stop loss in pareggio e quindi posso anche chiudere la piattaforma. Quindi adesso si va al mare? Ecco, la differenza tra l'Italia dove vivevo prima e Malta è che adesso andiamo al mare. Con la maschera in mano. il venerdì è sopravvalutato in ufficio. Fortunatamente la cosa bella di Malta è che uscito dall'ufficio ti butti in mare. E dov'è che siamo? Siamo a Tuffia. Tuffia. Yes. Con quante F? Con 2 F. TuffieH. Quello è un trader che mi sta chiedendo di andare a prendere da bere. Dai, è ora, è venerdì. È ora di andare a prendere da bere? Sì. Quindi il fine settimana dopo lavoro si viene qua in spiaggia.
Ma non è sempre così bello. O sì, è sempre così bello. Sempre così bello, almeno questo posto per me sì. Costo della vita. Allora, il costo della vita non è più basso come qualche anno fa, e soprattutto se si vuole stare nelle zone centrali si va a spendere abbastanza, ecco. Se si vuole vivere da soli in un monolocale, comunque sui 600-700 euro di spese si spendono, insomma. Ok. Se si vuole vivere da soli. Ma invece tipo uscite al ristorante piuttosto che Anche lì i trasporti? prezzi sono altini. Per esempio adesso abbiamo preso una margherita 10 euro, uno spritz 8 euro. Per carità, fai vedere dove siamo in un bel posto. Però sì, insomma, i prezzi sono abbastanza alti, ecco. Poi chiaramente in posti meno centrali si spende meno, come dappertutto. Ci sono anche persone magari locali che hanno stipendi più bassi, sotto anche magari 1000, e vivono con 300-400 euro al mese? O proprio non c'è questa realtà e costa per tutti così tanto? C'è anche questa realtà, dipende chiaramente dal lavoro che vai a fare. Ci sono lavori che sono pagati un po' meno e lavori che vengono retribuiti sicuramente meglio, come per esempio il settore del trading online. Per quanto riguarda la ristorazione invece le paghe sono un po' più basse, però se si vuole, se ci si accontenta, si può vivere anche in zone però non centrali, anche se la paga non è fantastica, ecco. Un consiglio a una persona che dovesse venire qui? Da zero. Magari questo non è il luogo adatto per chi parte da zero? Per chi parte da zero magari inizialmente si potrebbe fare un po' fatica in alcuni settori, però ci sono delle ottime opportunità nel trading online, anche nella parte di gaming, scommesse online in generale. Scommesse, gaming, programmazione o... No, in generale il business sia del trading online, comunque il settore finanziario, quindi anche fondi di investimento, ma anche compagnie. Comunque ricercheresti online prima di arrivare nell'isola? Assolutamente sì, perché magari le aspettative sono alte e magari si può rimanere un po' delusi inizialmente, sempre meglio informarsi bene prima. Su che stipendio staresti per vivere tranquillamente qui? Cioè qual è la cifra secondo te? Dipende sempre dalle zone in cui vuoi vivere. Nelle zone più centrali e più costose è chiaro che devi andare almeno intorno ai 2000 euro al mese. Con 2000 euro comunque si vive bene? Sì, si può vivere tranquillamente. 8 euro di spritz però è da denuncia, c'è neanche in piazza San Marco. Cin, va là. Molto bene. Sereno? Sereno. Allora qui aperitivo, tramonto, direi bene. I giorni successivi, dopo una lezione di vela con Yaki, Io ti dico Cazza Lasca, Orza Poggia, io ti faccio andare dove vuoi. la visione del tramonto su Valletta, patrimonio UNESCO, siamo diventati quasi cittadini maltesi, con corso ogni mattina, vaccino J&J fatto, conversazione con un commercialista ed intervista finale ad Andrea Pisanu, ex calciatore di Serie A che ora vive ed allena qui. La trovate già nel canale ed ovviamente vedrete tutto il resto presto, quindi iscrivetevi e se volete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio quotidianamente andate a seguirmi su Instagram. Ora sono già sbarcato a Dubai, ma vedrete.